Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire è la morte sua. Allora, vi premetto che questo è un modo di dire piuttosto difficile da capire, almeno io ho avuto difficoltà a capire questo modo di dire, fino a qualche tempo fa non lo capivo, poi me l'hanno spiegato. Comunque sia, non mi sembra un modo di dire troppo trasparente, quindi immagino che anche per uno straniero questo modo di dire non sia troppo immediato o trasparente. Effettivamente, anche adesso che so cosa significa, non mi sembra troppo chiaro il nesso del perché si dica così. Comunque sia, vi spiego un attimo cosa significa. Di solito questo modo di dire lo sentirete quando si parla di cucina, quindi di accoppiamenti di cibo, abbinamenti di cibo. Per esempio, esempio classico è questo: è la maionese sull'uovo sodo è la morte sua. Cosa significa? Significa la maionese messa sull'uovo sodo è un abbinamento perfetto, cioè questi due cibi, questi due prodotti stanno benissimo uno insieme all'altro. Non so se voi abbiate mai provato questo abbinamento, comunque sia l'uovo sodo e l'uovo quando viene fatto bollire diventa duro, giusto? Poi lo tagliate magari a metà e ci spalmate sopra la maionese. Quindi la maionese sull'uovo sodo è la morte sua. La cosa difficile di questo detto è capire il suo a chi si riferisca, ma in realtà è una frase fatta che va interpretata così com'è. Non dobbiamo capire se si riferisca all'uovo o alla maionese. O meglio, questa è una frase sgrammaticata, se vogliamo, perché comunque l'ordine corretto sarebbe la sua morte, ma nel momento in cui noi vediamo la morte sua capiamo che è un'espressione idiomatica, perché comunque è sgrammaticata. Quindi almeno in italiano standard si dice la sua morte, in questo caso la morte sua perché è un'espressione idiomatica. Quindi l'espressione idiomatica in questo caso è leggermente sgrammaticata. Se volessimo tradurla in modo da renderla chiara, potremmo dire molto banalmente ci sta benissimo, cioè la maionese sopra l'uovo sodo ci sta benissimo. Quindi invece di dire è la morte sua, diciamo ci sta benissimo. È un abbinamento perfetto. Detto ciò, ci sono anche persone che la usano al di fuori del contesto della cucina. Per esempio, il viola con il giallo è la morte sua, che significa che abbinare il colore viola al colore giallo è un abbinamento ottimale, perfetto, comunque un ottimo abbinamento. Altro esempio che vi posso fare, che ho sentito personalmente, è la sigaretta dopo il caffè è la morte sua. E infatti in Italia c'è questa tradizione di fumarsi una sigaretta dopo aver bevuto il caffè, almeno tradizione per chi fuma, diciamo. Di solito chi fuma, non appena finisce di bere il caffè, va fuori a fumarsi una sigaretta. Anche in questo caso, se volessimo tradurre la sigaretta dopo il caffè è la morte sua, potremmo dire la sigaretta dopo il caffè ci sta benissimo, oppure è perfetta. Spero che questo modo di dire vi piaccia e vi saluto.